Dimapur, una città che con molta probabilità non vi dirà nulla. In realtà questa è una delle città più grandi di uno degli stati meno visitati e più remoti di tutta l'India, il Nagaland, uno stato a nord-est dell'India, ai confini con la Birmania. In questo momento sto cercando un bus che a quanto pare è leggenda perché nessuno sa realmente dove si trovi, un bus che non mi è stato possibile neanche prenotare con largo anticipo, questo per farvi anche capire quanto remoto sia questo posto, nella speranza poi di trovare un posto a sedere sul bus, soprattutto perché siamo in India, il paese più popoloso al mondo, e sto facendo tutto ciò per provare ad incontrare una comunità molto particolare, i Konyak, una tribù che ospita alcuni degli ultimi cacciatori di teste umane al mondo. Ma non voglio dirvi molto, voglio che siano loro a raccontarci meglio la loro storia. Giriamo la città in lungo e largo, chiedendo a chiunque dove possiamo trovare il bus che ci porterà a destinazione. Purtroppo però nessuno sembra saperlo e la nostra ricerca si rivela più complicata del previsto. Dopo diversi tentativi e qualche incomprensione, finalmente incontriamo alcuni ragazzi che sembrano sapere esattamente dove andare. Ci indicano la strada e ci dirigiamo verso la fermata. Lì, ad attenderci, c'è un bus locale, l'unico che porta al villaggio dei Konyak. Con il biglietto in mano e un po' di sollievo, saliamo a bordo, pronti ad affrontare un lungo viaggio verso la nostra destinazione. Siamo appena arrivati nel villaggio e devo dire che la prima impressione è quella di non essere in India. Questo perché le persone qui hanno i tratti più del sud-est asiatico che del classico indiano, e questo perché siamo a 2 passi dal Myanmar, dalla Birmania, paese in cui poi è possibile trovare altri villaggi Konyak. E in questo momento siamo fuori dalla casa dell'Ang, del re, perché la nostra guida Monché è entrata appunto per chiedere se possono riceverci, se possiamo entrare. Però prima di farlo mi ha avvertito di una volta dentro non fare domande scomode, specialmente domande relativamente al loro passato da guerrieri, il che un po' mi spiazza, perché volevo fossero loro a raccontarmi più della loro storia. Comunque nel complesso ci sono giusto un paio di cose da sapere. La prima è che appunto i Konyak sono guerrieri, guerrieri perché in passato queste terre erano abitate da diversi tipi di popolazioni che erano in conflitto tra di loro per appunto espandere il proprio territorio. I Konyak sono famosi perché praticavano la decapitazione delle teste dei loro nemici, quindi tagliavano proprio le teste dei loro nemici, teste che poi consegnavano al re, che successivamente esponeva di fronte a tutto il villaggio, una pratica che secondo loro garantiva maggiore rispetto appunto all'intero villaggio. Per quanto riguarda invece il tema dei tatuaggi, specialmente quelli sul viso, ogni guerriero che riusciva a consegnare una testa al re riceveva in cambio come premio un tatuaggio che doveva essere quanto più esposto possibile, quindi dove farlo se non sul viso, così poi da essere riconosciuto all'interno del villaggio come un guerriero forte e valoroso. Dopo solo alcuni minuti di attesa veniamo finalmente accolti. Quando varchiamo la soglia ci accoglie un'atmosfera intima e carica di significato. La luce fioca filtra dalle piccole finestre, danzando sulle pareti di legno annerite dal tempo. Ogni oggetto, ogni ornamento sembra sussurrare storie di un passato che ancora vive tra queste mura. Gli anziani siedono osservandoci con occhi penetranti. Indossano accessori tradizionali ricchi di simboli e significati tramandati per generazioni. La collana che uno di loro porta al collo attira subito la mia attenzione. Non è un semplice ornamento, ma un trofeo di guerra. Mi spiegano che ogni testa rappresenta un nemico ucciso in battaglia. Le corna inserite nei lobi raccontano di forza e prestigio, segni di un passato di conquiste. Di fronte a me siede il re del villaggio. Il bracciale di perle blu sotto il ginocchio è il segno distintivo della sua autorità. Il suo sguardo è fermo, profondo, come quello di chi ha visto il tempo scorrere senza mai perdere il proprio posto nel mondo. Mi viene chiesto di entrare nella cucina, dove mi attende la regina del villaggio, che con una calma quasi solenne mi mostra i suoi tatuaggi. Il semicerchio sotto il ginocchio veniva inciso sulla pelle durante l'adolescenza, segnale visibile che la ragazza non era ancora promessa a nessuno. Solo dopo il matrimonio l'altra metà del cerchio veniva tatuata sopra il ginocchio.
simboleggiando l'unione definitiva. Sono nella cucina dei cognac e come potete vedere attorno a me è tutto scuro, è tutto nero. E questo si deve principalmente al fumo del focolare dietro di me, con cui appunto loro cucinano, preparano i pasti. In realtà però mi spiegavano prima, è una cosa molto curiosa, che più gli oggetti, appunto il soffitto, sono neri e meglio è, perché significa che la casa resisterà maggiormente alle intemperie. Restiamo ancora un po' in compagnia degli anziani ascoltando i loro canti e i loro racconti. Poi, all'improvviso, ci viene comunicato qualcosa di inaspettato. L'anziano più rispettato del villaggio ha saputo della nostra presenza e vuole incontrarci. Ci spiegano che non è solito ricevere ospiti nella sua casa, ma d'altronde nemmeno vedere degli stranieri nel villaggio è un evento comune. Per questo motivo salutiamo gli anziani e ci incamminiamo verso la sua dimora. Appena varchiamo all'ingresso, una figura si staglia davanti a noi. Panchun, l'anziano guerriero, ci accoglie con uno sguardo intenso, carico di una saggezza che sembra scritta nelle sue rughe profonde. Con un gesto lento e deciso, ci invita a sederci davanti al fuoco che aveva acceso appositamente per noi. Il crepitio delle fiamme rompe il silenzio, mentre ci prepariamo a conoscere la sua storia. Sono qui con Panchun, che appunto ci ha accolto in casa sua e stiamo bevendo del tè insieme a lui nella cucina di casa sua. Dovete sapere che ormai praticamente tutte le persone del villaggio praticano la religione cristiana. In realtà però storicamente non è sempre stato così, perché questo è il cuore pulsante di una religione animista, una religione che appunto credeva o crede che gli oggetti più comuni della natura, come per esempio i fiumi, gli alberi o semplicemente le rocce, fossero posseduti da spiriti, come se avessero delle anime. E ogni villaggio venerava il suo spirito, a cui poi faceva donazioni, nella speranza di ricevere in cambio protezione, salute o semplicemente raccolti abbondanti. E lo sciamano era il mediatore tra il mondo quello spirituale e quello umano. Quindi riusciva a comunicare appunto con la natura e successivamente condividere i messaggi con l'intero villaggio. Qui manna, qui gangawa, bali ali, manna, bantu, và phải mà cái chính châu á, long hoa chính là mantu, itu Gagatan gagamakom aga kanyak pegan la jajalang manam cham gagamakom cham ta naw mayam laman tu gapai cham te gamai se ta ti aga shin bakom chen ma hawang pa chen song pa wangam pa phang mo pa chi li je ma ga Wang pa am ai cham ma hom kumatia wang cham lung wang pam và phải mà wang cham wang pam là tay ga mà cá thon ku lai gan ta cá pa cá chỉ gam thon tu mai ta cá pa cá chỉ gam thon tu gum như như pa cá chỉ gam thon tu wen pe nok pe ga le ya ha le che gam thon tu lung wang pam mo wang pam sak phang mai ya pe ga le ya tu gam chin chu ma ka mai kam gan lang pam ta gan lang pam naw mai la man và phải mà gặp ba thì ngay từ cái gì đi helu nó chịu hay là cái bằng pa mà ở trên nào mới pa mà xuống là cả là ở đây ba này là po pig cái là mà po mà po anh ta mà po lùng gôn đi chơi ở trên cái tập na po lùng pa pig là đây là bị hawang pa long hoa wang pa sak phang mai ya la ngui la chi ga pa phai cha ye po lung ma phik lu wang pa cham tai le lung wang pa le ga sak phang mai ya pe sang ga nào xa sam ma ham mai sat nào chenam ta po ma sat lai shu sai chi ya ma ham jing la sa kuom ma u bi te la be te bang pu me luom pu me ma ham mai sat ba ma bố mày à là chị cha phải chị cho à phải cha phải gu học gì mà phải ai sao cho chậm ai là ham tu chồng ai à bây giờ
bố mẹ à bên nào chuyện làm hầm sát bên sạc của mình hôm các thôn cái đó bông hay trái là cái nhà bị sang cả anh hãy sạc của mình hôm ấy sắm ấy là có mình hôm tên sắm là lại sạc của mình cái đó tôi mà ya ba hầm mình ngồi mấy cái xã ba một cái ba màn trung an cái tôi cũng mấy mà hiện hiện cái nhà bị tôi vung hay ấy chứ hoàng sản như mà cả ba vài ba là bông anh uống不去没得去，不还呀让他吃也吃，吃古鱼唔真正，吃古鱼没黄石棚位啊，被黄石唔石棚嘛，家被也不正常咩，家都黑lâm啦，學讀學運學卡進不容易進不嘛，個朋友tầm là đây phải chấm hạt là cái nhà thì cái băng lại bung mà cho bà cô bà việc là ấy là hiện là uống bê là bê hí cụ cá lá lăng hạ là nó có cá thuần cũng có cá phải chăn mà chỉ u hạt cá là bê xa hạt cá khơi nhật vậy chứ nào mình là mình là khơi nhật cái tụt cái cá lăng hoàng cái cụ là khơi nhật cái hí bị chẳng à cái lăng bị chẳng à chế anh học nga ấy mà nhưng mà vàng ba mà lung vàng ba sạc phẳng mà ngay là lăng cô cái gì cá gì khơi nhật cái hà xuân bắt khơi nhật tây cô khơi nhật cái là hà cá bắt khơi nhật cái tụt là cái lăng vàng là cô nào mấy là cái tiếng nhạc bị sang cả hà yêu cá nhiều lăng bắt mấy sang cái đó còn nhắc là mình hạ cha tụi mà tụi là cô mấy à bây giờ là mà mấy à bây giờ là cái là bắt coi nhắc mình chẳng à mà đến là phải coi nhắc mà chấp nhà phải mình phải coi nhắc mình mày trong là tụi bạn em mày trong là bây giờ cái ngay cô cái đấy là yêu tụi cả cái long hoa chính hùng mà gang quân gang hàn tây cô bây giờ sắp bên những long mà làวันรู้เลยà xuống chạyรู้เลยà rồi là bây giờ này mấy à là long mình cô bây giờ mỗi cô bị mấy cô bị chứng hùng ra tụi mà muốn lý gì là hạt chạy rồi với nào thành nhiều mỗi gông một thủ tôi ngại bên trong bây giờ cái cô bị chứng用ra nó tu ở trong lý là hạt chạy mà hàm chạy là hàm cả tu ở trong lý là giả bị sang ngại với một chạy năng cái cô giả bu à ngà rằng mấy là giả bu mấy anh là bị tao ăn chỉ ra mấy giả bu xem mấy cái hình tu cái là cô cái làm mà lý là hạt chạy tu mà chứng用mình đang chỉ là giả bị sang cả mà hàm mình đang lý ngay dai con năng. Prima di iniziare questo viaggio, immaginavo i Cognac come un popolo sospeso tra la gloria del passato e l'incertezza del futuro. Nei solchi della loro pelle, nei loro occhi stanchi ma fieri, ho visto qualcosa di più di semplici custodi di un'epoca perduta. Ho visto un popolo che porta sulle spalle il peso della memoria, mentre il mondo intorno a loro cambia, forse troppo in fretta. Le loro storie parlano di battaglie, non solo combattute con le armi, ma anche contro il tempo. Ogni sguardo, ogni segno inciso sulla pelle è un frammento di storia che non vuole essere dimenticato, ma il presente spinge per riscrivere le regole, lasciando un interrogativo aperto. Cosa resterà di tutto questo domani? Le tradizioni non sono solo ricordi da custodire, ma fili che legano generazioni. Se si spezzano, rischiamo di perdere non solo il passato, ma anche la comprensione di chi siamo. Now, the most important question, last one. The new generation are changing over the year, also here in the village. And I wanted to know if there is something that Hiob will never change over time. Chỉ làm bơ chơi lên bơ bơ ngân tổng cái gì vậy? Chơi lên bơ ngân quá, qua mà mình kia bơ gan thấy gan cua gà ngã gà lại à, và phải mà chạy đu đi hạt độc, cái phong đi hạt qua khang người, là hạt gà nó sẽ lông này là người mà anh chỉ chơi lên bơ ngân quá, hạt sợ linh mình chơi lên bơ, nhưng ngộ gang là mình chơi lên bơ, mình cũng phát sao nhạc các hạt ngang là gà nó chỉ gà lại à, gà chủ bơ cái ngân tổng, cái là cô chị anh chỉ phải chơi lên phải chịu bơ lại, cái cô anh mi bơ gà bơ mà mong chờ là mà bữa thấy cái gì ngay à bữa cái hoang ngang là tu
apu pam chen macam nang tu asyik ani ala cai lai pemenang nang la han pakau ku ala cai lai pengan ju le u che lu pha chi te betul lo mari ya wan tong nga tai tong o me la pi pa ngali itu wo ali tiang pang mai ka sin yin pu mai pu le tiang le tu hadan ku mai si le tai pu tiang pang tu che man ni aga tai ko am ko ma ga tu ku mai si ko hadan na ma tu ku pe ya tu pu sang dan pu le sang a wan tong le tu ya ami pe hadan la ami ya tai pu a chi ani u liu gang wan bu mai ya tai pu ga pang a ha tu tu ya ku mai ya tong le ga tang a chi tai u liu gang wan tang a ni